Io oggi non sono tanto credibile perché sto indossando un cardigan in missolana, quindi prettamente invernale, e ho in mano un gomitolo estivo in cotone per presentarvi il progetto di oggi, ovvero il bikini all'uncinetto. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi, viste le richieste che ho ricevuto in un recente sondaggio su IG, su Instagram, anzi se ancora non mi segui lì, cosa aspetti? Corri a farlo per non perderti tutti i vari retroscena, tutti i vari sondaggi, per interagire in tempo reale con Momi. Mi avete proposto questo progetto proprio voi, mi avete chiesto di fare un tutorial dedicato sul bikini all'uncinetto. Dunque, io 3 anni fa ho fatto un tutorial abbastanza dedicato dove vi ho mostrato come andare a realizzare proprio il bikini, i due triangoli, le due coppe e come fare per adattare il progetto a qualsiasi taglia. Proprio vi ho dato le istruzioni precise. Ora, a me fa piacere fare un tutorial aggiornato, ecco perché sono qui insieme a voi a presentarvelo. Però, visto che già l'ho fatto circa 3 anni fa, se non erro, cosa vorrei fare per questo tutorial? Rimandarvi a quella clip dove vi ho spiegato tutto, quindi vedrete un cambiamento drastico del mio look, perché allora avevo i capelli colorati, però non guardate l'estetica, ma assorbite tutte le nozioni che vi do per adattare le due coppe a qualsiasi taglia. Insomma, parliamoci chiaro, non mi andava di nuovo di ripetere sempre le stesse cose. Quel tutorial è ben fatto, quindi vi riporto a 3 anni fa e poi facciamo un bel teletrasporto nel futuro, nel 2025, con il tutorial vero e proprio. Infatti, per questo tutorial ho deciso di utilizzare un filato in 100% cotone, perché l'idea è quella di mostrarvi appunto che si può realizzare un costume anche con del cotone, non solo con un filato ben specifico, e perché ho intenzione di fare un'altra cosa che poi col tempo vedrete. Intanto partiamo da qui, partiamo dalle basi. Ho utilizzato 27 grammi di cotone, uncinetto di lavorazione 3,5. Bene, credo di avervi detto tutto. A questo punto vi riporto direttamente alla clip di 3 anni fa e subito dopo ci sarà il tutorial vero e proprio con questo filato. Per qualsiasi dubbio o informazione non esitate a scrivermi. A questo punto, sigla! In primis, per avviare il lavoro le catenelle ci occorre sapere una misura ben precisa, ovvero la distanza che c'è tra il sottoseno ed il nostro capezzolo, presa quella misura che può essere 6 cm per una taglia XS, 6 cm e mezzo per una taglia S, 7 cm per una taglia M, 7 cm e mezzo per una taglia L ed infine 8 cm per una taglia XL, possiamo avviare le nostre catenelle. In base ai centimetri cambiano ovviamente il numero delle catenelle. Per il mio progetto taglia S ovviamente ho avviato 6 cm e mezzo di catenelle che, se non ricordo male, corrispondono ad 11 catenelle. Ora, qual è questa misura? E qui entra in gioco Rosalia. Dicevo, dal sottoseno fino al capezzolo. Una volta fatto questo, avviata la lavorazione, in questo caso a punto alto con l'aumento in un'estremità, dobbiamo andare avanti con il nostro lavoro in righe di andata e di ritorno, che può essere a punto basso, a punto alto, a mezzo punto, insomma ci si può sbizzarrire. Per questo progetto per adesso facciamo una cosa semplice, magari poi in futuro facciamo qualcosa di più elaborato se vi va. Qui entrano in gioco le altre due misure fondamentali, che sono la larghezza del nostro seno, per intenderci questa zona qui, che nel mio caso misura 14 cm, 14 cm e mezzo all'incirca. Non vado a misurare il giro di rifinitura perché l'ho fatto soltanto per una questione estetica. Quindi larghezza del nostro seno e altezza del nostro seno, che nel mio caso è esattamente 14 cm e mezzo, 15 cm. Ora qui non sono stata proprio fedele alla mia taglia, sono andata avanti per una riga in più perché volevo la coppa non troppo succinta ma che abbracciasse per bene il mio seno, in modo da non fare scappare nulla, per intenderci. Quindi ho realizzato delle coppe abbastanza comode. Anche voi qui fate delle prove, prendete le misure su voi stesse e le riportate sul vostro progetto, perché quelle che vi dico e quelle che troviamo in generale sul web sono delle misure che ci fanno un po' da linea guida, però fate sempre delle
prove come le ho fatte io. Ma andiamo avanti. Per una taglia M, una larghezza da 14 cm e mezzo, per un'altezza da 15 cm e mezzo, per una taglia L, una larghezza da 16 cm, per un'altezza da 17 cm e mezzo, ed infine per una taglia XL 17 cm e mezzo per 19 cm. Ora possono essere 18 cm per 19 e mezzo o addirittura per 20 cm. Questo si può sapere soltanto mentre si lavora la coppa e ogni tanto si fa una piccola prova indossando la coppa stessa. Ok, benvenuti nel 2025. Dunque, in virtù di tutto quello che vi ho mostrato nella clip precedente che risale ad anni fa, non è cambiato assolutamente nulla, quindi potete seguire quelle misure che vi ho indicato prima per adattare la coppa alla vostra taglia. In questo caso sto facendo un altro costumino, un altro bikini, e siccome anche le mie misure non sono cambiate, anche in questo caso sto realizzando una taglia che oscilla tra la S e la M, prendendo in considerazione sempre il vecchio costumino dell'anno scorso, che comunque ancora mi calza a pennello ed è perfetto. Le misure sono quelle, anche se sto utilizzando un altro filato, in particolar modo del cotone. Sono arrivata alle mie dimensioni, quindi vi posso fermare anche qui, tanto poi vedremo che ci sarà il giro di rifinitura per andare a decorare un attimino la nostra coppa. Ora vi mostro cosa ho fatto qui. Intanto taglio il filo e diamo il via al tutorial vero e proprio. Quindi, visto che devo replicare sempre la stessa taglia, la mia, avvierò 6 cm di catenelle. Visto che già ho fatto la prima coppa, so che 6 cm li sviluppo con soli 11 punti, quindi 11 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. L'11ª mi serve per ritornare indietro a punto alto. A partire dalla seconda catenella vado a fare il primo punto alto, che io sostituisco con i 2 punti bassi, 1 e 2. Ok. Poi riprendo il filo e per ciascuna catenella sottostante andrò a lavorare un punto alto per un totale di 10 punti alti. Nono punto alto. Ora lavoro il 10° nell'ultima catenella, ma in questa catenella andrò a lavorare un altro punto alto per un totale di 2 intanto. Una catenella di separazione e poi aggiungo altri 2 punti alti. Questo aumento di 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti lo ripeteremo ad ogni giro. E dove lo ripeteremo? Sempre all'interno della catenella di separazione, in questo spazietto. Ma andiamo avanti. Termino la mia riga andando a lavorare un punto in ciascun punto nei prossimi 9 punti. Ovviamente lavoro anche la coda dietro, così la nascondo fin da subito. Terminata la prima riga, procediamo per la seconda. Catenella, giriamo il lavoro, primo punto alto con i 2 punti bassi o le 3 catenelle, un punto alto in ciascun punto sottostante. Ovviamente non ho più 9 punti alti da lavorare, ma 11, perché vanno calcolati anche gli altri 2 punti aggiunti nella riga precedente quando abbiamo fatto l'aumento. Quindi sappiate che per ciascuna riga, più che altro per ciascun lato, aumentiamo sempre di 2 punti per lato. Decimo punto alto, 11° punto alto. Sono alla catenella di separazione e qui ripeto l'aumento, 2 punti alti,
una catenella più 2 punti alti nello stesso spazio. Mi ritrovo sull'altro lato e qui vado a lavorare i miei 11 punti. Undicesimo ed ultimo punto alto, catenella, giro il mio lavoro e procedo per la riga numero 3. Ripetiamo sempre lo stesso lavoro di prima, un punto alto in ciascun punto alto sottostante per un totale stavolta di 13 punti alti. 13° ed ultimo punto alto. Quando incontriamo la catenella lavoriamo l'aumento, 2 punti, una catenella, 2 punti. Noterete che il vostro lavoro si imbarca, magari pensereste sto sbagliando qualcosa, il filo diverso, assolutamente no, è del tutto normale perché comunque la nostra coppa sta prendendo la forma proprio del nostro seno che è tondeggiante, no? Sicuramente grazie a questo schema la nostra coppa all'uncinetto abbraccerà perfettamente il nostro seno. Qui per esempio questo discorso si nota di più, ma è normale, ripeto, se io prendo il mio costumino, guardate, è imbarcato naturalmente grazie all'imbottitura che c'è all'interno. Insieme a voi ho fatto 3 sole righe. Continuerò in questo modo per altre 4 per un totale di 7. Raggiungerò così le dimensioni per la mia taglia. Vediamo un attimino quanto misura. Siamo a 14 cm per un'altezza da circa 13 cm. Ora le misure non corrispondono del tutto a quelle del costume fatto anni fa, ma è semplicissimo, cambiando filo cambia anche la resa. Ho terminato la coppa, nello stesso tempo ho realizzato una seconda coppa con lo stesso procedimento. Nella seconda coppa ho lasciato il filo agganciato perché adesso uniremo le 2 coppe. Faccio 3 catenelle, vado a prendere la seconda coppa, mi inserisco nel primo punto alto e vado a bloccare con un punto bassissimo. Esattamente in questo modo, così ho unito il tutto. 3 catenelle bastano. Poi faccio una catenella, giro il mio lavoro, vado a lavorare intanto un punto basso in ciascuna catenella sottostante. La primissima è stretta ma è normale. 1, 2 e 3. Bene. Per ciascuna riga a punto alto vado a fare 2 punti bassi. Ultima riga. 27 e 28. E poi da qui faccio partire una serie di catenelle per andare a realizzare il primo laccetto. Io sono andata a misurare la circonferenza del mio sottoseno, che equivale a 75-76 cm. Visto che stiamo facendo comunque una lavorazione a pannello, bisogna dividere questo numero per 2, quindi 38 cm. A sua volta devo andare a dividere questi 38 cm per 2, perché andrò a realizzare un laccetto da una parte e un laccetto dall'altra parte. Almeno devo raggiungere 19 cm di laccetto, qualche altro centimetro in più per andare a fare il nodo dietro con il fiocco e quindi allacciare proprio il nostro bikini dietro. Io credo che farò un 35 cm di catenelle. Ho fatto un totale di 60 catenelle che corrispondono a 35 cm. Aggiungo una catenella per ritornare indietro
e a partire dalla seconda vado a lavorare un punto basso. Volendo, per il bikini potreste lavorare un punto bassissimo in ciascuna catenella. Io, sempre per il motivo di prima, vado a lavorare stavolta dei punti bassi per un totale di 60 punti bassi. Sessantesimo punto basso. Vado nel primo punto alto della coppa, vado a fare un punto basso, 1, 2 catenelle e sempre nello stesso punto vado a fare, vediamo, 1, 2, anche 2 vanno bene per un totale di 3 punti alti. Vado a rifinire la mia coppa esattamente a punto Prada, quindi con dei ventaglietti, proprio come ho fatto qualche anno fa con l'altro costume. Una volta fatto questo, salto 2 punti di base, 1, 2, vado nel terzo e faccio un punto basso. Potremmo fare anche un punto bassissimo. 1, 2 e sempre nello stesso punto 2 punti alti. 1 e 2. Ecco perché acquisiamo qualche centimetro in più. Quindi salto 2 punti, un punto basso più 2 catenelle e comunque vanno a sostituire il primo punto alto più altri 2 punti alti. 1, 2, dovrei fare un punto basso qui, però subito dopo ho la catenella, quindi cosa andiamo a fare? Vabbè, dai, facciamo un altro punto basso nella catenella di separazione e da qui facciamo partire una serie di catenelle per andare a realizzare il secondo laccio che verrà appunto allacciato al collo stesso. Anche qui faccio 60 catenelle, quindi 35 cm vanno più che bene. 60, aggiungo un'altra catenella per ritornare indietro, stavolta ritorno indietro a punto bassissimo, salto la prima catenella a partire dalla seconda, prendo il filo e chiudo. Non facciamo troppa tensione, mi raccomando, altrimenti il laccetto stringe tantissimo. Mano morbida, quindi vado a fare un totale di 60 punti bassissimi. (59 e 60). Ok, sono di nuovo sulla coppa, vado a ripetere in maniera speculare tutto il lavoro che ho fatto prima. Nel primo punto basso vado a fare un punto basso e 2 catenelle più altri 2 punti alti nello stesso punto. Salto 1, 2 punti, vado nel terzo e continuo allo stesso modo. Un punto basso. Ok, sono al termine della riga, sulle 3 catenelle possiamo continuare sempre a punto Prada. Credo di aver fatto così anche anni fa. Fatto il punto basso faccio 1 e 2, un altro ventaglietto con 2 punti alti, poi ho un punto alto sotto che vado a saltare la catenella, quindi vado in questa catenella. 1, 2 e più altri 2 punti alti, 1 e 2. Bene, passo alla coppa successiva, quindi salto la catenella, il punto alto e vado nel terzo punto, non cambia assolutamente nulla e si procede, quindi faccio 2 punti alti e continuo con la mia texture
di lavorazione. Guardate che spettacolo, molto molto carino. Andiamo avanti appunto Prada, rifiniamo l'altra coppa. Quando arriviamo alla catenella facciamo partire un tot catenelle per realizzare il laccetto dietro e poi continuiamo a rifinire il bordo. Ci vediamo direttamente qui, vi faccio vedere più da vicino il risultato, davvero una meraviglia. Bene, ho terminato anche l'altra coppa e mi ritrovo a questo punto. Ho lavorato l'ultimo ventaglietto e adesso ho 4 punti. Semplicemente facciamo in questo modo, saltiamo i primi 2, facciamo un punto basso qui, poi facciamo un altro punto basso nell'ultimo punto e da qui facciamo partire le nostre catenelle, nel mio caso 61. Bene, terminate tutte le catenelle per la realizzazione del secondo laccetto, sono ritornata indietro sempre a punto basso come ho fatto dall'altra parte insieme a voi. Adesso mi ritrovo alla base della mia prima coppa, proprio come ho fatto prima vado a rifinire andando a lavorare per ciascuna riga a punto alto 2 punti bassi, 1 e 2. Avete visto? È semplicissimo andare a realizzare un bikini. All'inizio vi ho dato tutte le misure, le linee guida da seguire, quindi non dovreste avere assolutamente problemi. Ultimi 2 punti bassi nell'ultima riga a punto alto e adesso qui possiamo andare a staccare il filo. Prendiamo un ago e andiamo a chiudere il nostro lavoro facendo un'asola invisibile passando attraverso il primo punto basso. Bene, guardate, non c'è alcun scalino, lavoro super pulito, e al centro dell'ultimo e voilà. Adesso andiamo a bloccare per benino, mi raccomando, il filo in eccesso. Facciamolo sempre un nodino di sicurezza, non si sa mai, così, e poi disperdiamo tutto il filo in eccesso tra i punti. Se da qualche parte abbiamo filo in eccesso, ovviamente lo andiamo a nascondere, come nel mio caso ho dimenticato a nasconderlo mentre andavo a lavorare i punti ventaglietti, ma lo faccio subito, già è bloccato, non è necessario fare nodini. Bene, il nostro costumino basic è così pronto. Per l'altro costumino avevo rifinito anche la base a punto ventaglietti, ma non lo faccio adesso perché, come vi dicevo prima, ve lo dico per la terza volta, poi capirete il motivo. Da un gomitolo in cotone da 50 grammi ho utilizzato soltanto 27 grammi di filato, questo è ciò che rimane. Piuttosto che andare a foderare il progetto con uno scampolo, vi consiglio di utilizzare delle coppe, come in questo caso, da andare a cucire direttamente sul dietro. Ora la coppa ha una forma molto differente dal costume che ho realizzato io basic, ma se per esempio utilizzo proprio la coppa del triangolino come il costume che ho realizzato io, tutto coincide perfettamente, quindi basta andare a prendere ago e filo per andare a cucire. Non solo andiamo a foderare le nostre coppe, ma diamo un ulteriore sostegno. Io per esempio di queste coppe ne ho tantissime, ho tantissimi costumi che non uso più e quando realizzo appunto costumini o top sono solita toglierli proprio dai costumi che non indosso più e utilizzarli proprio per i miei progetti all'uncinetto. Ora non è il caso di questo costumino perché questo ancora lo sfrutto, devo dire, praticamente nuovo, non lo metto quasi mai, semplicemente perché se mi conoscete un pochetto lo sapete, perché è nero. Amiche ed amici, rieccoci qua, spero che tutto sia stato chiaro, soprattutto la parte su come adattare le coppe alla propria taglia, ma penso che non ci dovrebbero essere dubbi. In ogni caso, nelle mie possibilità cercherò di rispondere a qualsiasi dubbio, a qualsiasi informazione. Non preoccupatevi, io a questo punto vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia. Se avete qualche tutorial da suggerirmi, scrivetelo pure nei commenti, vi leggo sempre molto volentieri. Alla prossima, un bacino a tutti!